Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami. Toro, tendenze energetiche affettive per grazie. Wow! La carta del matto è uscito anche all'Ariete. Amici del Toro, anche per voi periodo di novità, periodo di nuovi cicli, periodi di rinnovata fiducia. Per qualcuno si tratta veramente di iniziare una nuova avventura. La carta del matto in molti sensi parla anche di quello che è un nuovo ciclo karmico, ma qui sento che fa anche riferimento per qualcuno al bambino interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa vi parlano. Io ci tengo a specificare che quando parlo di relazioni o tendenze energetiche affettive, parlo di relazioni a 360 gradi, quindi sono sia le relazioni familiari che quelle di amicizia, lavorative, piuttosto che romantiche. Quindi farò una stesa generale che spiegherà appunto i movimenti energetici a livello affettivo. Dopo, estrarrò delle carte in più per i single, per le persone che sono in una relazione e per le persone che invece sono in una relazione, diciamo, un po' diversa, in una situazione un po' diversa dalle prime 2. Quindi per chi magari ha una relazione a distanza, per chi magari, in questo momento è in separazione, quindi andremo a vedere dei messaggi aggiuntivi per ogni, mhmm, categoria è brutto dirlo, per ogni tipo di stato, ecco. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi. Partiamo con la stella al contrario. La stella al contrario, io la sento molto come una carta di rassegnazione, ragazzi, perché qui c'è qualcuno che ha perso le speranze fondamentalmente, ok? C'è qualcuno che, può essere che abbia ricevuto qualche tipo di delusione, di conseguenza adesso non ci sia più quello che era l'entusiasmo di prima nel sognare qualcuno, nel sognare qualche tipo di relazione, magari qualcuno non sta più facendo il lavoro di manifestazione dell'anima gemella. Però vedo questo cavaliere di pentacoli che arriva nella vostra vita. Per qualcuno è già arrivato addirittura. Mh? E sento, per molte persone, con questo asso di coppe, che c'è la voglia fortemente di innamorarsi, c'è la voglia di aprire il cuore, c'è la voglia di star bene fondamentalmente, c'è la voglia di stare sereni, di avere quella pace interiore di base proprio, no, che sento un po' non esserci tanto con la carta della stella. Abbiamo poi anche l'eremita. Molte persone sento che sono sole e che fanno fatica ad uscire da questo tipo di stato, perché non è uno stato di tipo fisico, è uno stato emotivo, io credo. È come se qualcuno si sentisse da solo in mezzo a 1000 persone. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. 6 di spade, 9 di coppe, ancora una per piacere. 3 di spade al contrario e poi abbiamo un 3 di bastoni. Probabilmente c'è bisogno di allontanarsi da qualche tipo di credenza o da qualche tipo di sogno infranto, direi. Anche se poi, guardate, in realtà quello che è la stella all'inizio, che mi normalmente anche la stella parla di sogno, ma è al contrario. Però qui ce l'abbiamo al dritto, il sogno compiuto, quindi qualche cosa arriva e sento che il dolore che normalmente viene spesso con il 3 di spade, in questo caso essendo il contrario, è come se si iniziasse a dissolvere, si iniziasse con il 3 di bastoni a intravedere, perché il 3 di bastoni è un progetto che è già iniziato. In realtà al contrario, quindi è più un'idea che un progetto reale, anche se il cavaliere di pentacoli voi ce l'avete, eh. Adesso andiamo a vedere nello specifico con i mini tarocchi.
Fatemi vedere. Wow, è crollata qualche tipo di certezza per qualcuno ed è per quello che abbiamo anche la carta del matto che parla di nuovi cicli, di nuovi inizi. Qua ne sono uscite fuori troppe. Solo una per piacere. 5 di bastoni al contrario, sono finiti i conflitti. Probabilmente qui c'è stato uno screzio con qualcuno, magari per molti c'è stata una rottura, perché comunque adesso c'è di nuovo questo arcano dell'eremita che mi fa proprio capire che è una situazione che pesa, la situazione di solitudine, quindi io penso che per qualcuno o per molti sia stata una rottura, una discussione che comunque vi ha colto di sorpresa, che comunque una reazione, qualche tipo di presa di posizione che non vi aspettavate, che vi ha fatto un attimo, crollare quello che eran le vostre sicurezze, le vostre certezze. Andiamo avanti con il cavaliere. Oh, è volato, 2 carte sono volate. Allora abbiamo la luna, il mondo e un 4 di pentacoli. Io credo che il 4 di pentacoli faccia riferimento a un attaccamento che avete riferito al passato, perché abbiamo la carta della luna. Ricordatevi, vedere la carta della luna e la carta del mondo, una di fianco all'altra, mi danno molto l'idea che ci sia qualcuno che viva nella sua nuvoletta, che sia attaccato o attaccata alle sue 4 mura, barra cose, barra verità, sicurezze, e che viva un po' con queste proiezioni, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo, l'asso di coppe per piacere, grazie. Regina di bastoni e la carta del sole. Io credo che qui faccia riferimento al voler guarire di nuovo, sia da un punto di vista emotivo del bambino interiore, perché di nuovo abbiamo il sole, sia da un punto di vista del potere personale. C'è voglia di una sorta di crescita, mi verrebbe da dire. In una relazione, in una situazione, se non avete nessuno, può darsi che abbiate solo piacere o desideriate, ipotesi, o stiate cercando di manifestare quello che è un inizio di una relazione con qualcuno. Andiamo a vedere l'eremita. Perché io qui ho l'impressione che perché anche la stella parla di manifestazione, okay? Io credo che qui ci sia qualcuno che abbia già fatto un lavoro, con la legge d'attrazione e che probabilmente non sia arrivato al risultato aspettato. C'è comunque quello che è un movimento da parte di questo cavaliere di pentacoli, però si fa ancora un po' fatica. L'eremita è spiegato da un asso di denari, vediamo un'altra carta per piacere, e la morte. Quindi qui guardate, la morte è una carta che mi parla di chiusura a cicli e l'asso di denari è una carta che mi parla di apertura a cicli, di inizi, di nuovi percorsi, nuovi cammini, e l'eremita mi parla di di forza interiore in realtà, anche perché l'eremita è una persona che ce la fa da solo. Quindi si tratta di lasciarsi indietro quello che non serve più, perché comunque l'asso di denari è un dono, è un nuovo inizio e probabilmente qualcuno non riesce a vederlo, perché ci sono tutte queste proiezioni. Andiamo a vedere il 6 di spade per piacere, grazie. Nove di pentacoli, 9 di coppe e un'altra volta il matto. Qui si tratta di, per qualcuno, riprendersi il proprio mondo, riprendersi la propria realtà. Vediamo il 9 di coppe, perché il 9 di coppe ce l'avete 2 volte, il sogno compiuto. Il 9 di pentacoli parla di indipendenza, il matto parla di questi nuovi inizi. Abbiamo un 5 di bastoni al contrario, 3 di spade al contrario e abbiamo un un re di bastoni al contrario. No, è dritto, il re di bastoni. Stavo guardando il 5 di spade bastoni al contrario. È come se qui qualcuno avesse, avuto una rivincita, io sento. Andiamo a vedere il 3 di spade
al contrario, il carro, scusate, i pentacoli, questo di bastoni. Sì, comunque, il 3 di bastoni. 7 di pentacoli e 2 di pentacoli al contrario. Allora, io credo che qui la fase dell'eremita vi serva proprio per ritrovare la fiducia in voi stessi e per cercare di guarire il bambino interiore. Abbiamo 3, 4 riferimenti al bambino interiore, 2, 3 di spade, una torre. Qui qualche cosa, di per qualcuno, qualche cosa di pesante è successo, mhmm, che vi ha fatto veramente perdere le speranze, ragazzi. Vi ha un po' fatto crollare il mondo, ma sento che parte di questo crollo è un po' colpa vostra, nel senso, per le proiezioni, ehm che avete fatto su questa relazione, su questa persona, su quello che è la situazione, l'amore in generale, le relazioni di famiglia, quello che per voi è, la vibrazione di questa stesa. C'è qualcuno qui che si sta attaccando a qualche cosa del passato, ripeto, magari questa torre è vecchissima e qui non si riesce a curare il cuore. Se c'è bisogno di questa fase di introspezione con la carta dell'eremita, tenete presente che avete 2 assi e la carta del sole con la carta della morte. Si parla comunque di una sorta di rinascita. La morte arriva per tagliare quello che non serve più, okay, e qui vediamo il movimento verso quello che è un nuovo inizio, verso il vostro appagamento, ehm, verso proprio quello che è l'amor proprio, l'appagamento emotivo, si va verso quello che è il sogno compiuto, ci si libera di questo dolore e con il carro vedo che si va verso l'energia del re di bastoni. La fine della lettura, questa carta in più, ehm, sento che vi consiglia, diciamo così, di non fare passi azzardati. Portate pazienza e cercate prima di, mi verrebbe da dire di creare il vostro equilibrio, di creare la vostra indipendenza. Okay? Bene, andiamo a vedere qualche messaggio in più per i single. Andiamo a vedere che cosa vi posso dire. 8 di pentacoli al contrario, mago al contrario, 8 di spade al contrario e la torre, eccola qui. Sì, in realtà sento che scusate, cambierà quello che è la vostra attitudine mentale qui, la vostra quotidianità, il modo di, fare, di pensare le cose nel quotidiano. Il mago, al contrario, mi fa venire in mente che ci sia qualche tipo di condizionamento molto forte e lo rivedo anche qui nell'8 di spade, perché l'8 di spade parla proprio di quelle gabbie mentali. Io sento che qualcuno, ragazzi, Ehm, quando vi sentite tristi per tanto tempo, tutto il giorno, e tanto tempo dico che son settimane, magari anche mesi, ecco forse è ora di iniziare a cercare un po' di aiuto, perché sento che tante persone sono veramente sopraffatte da quello che è questa situazione, da quello che è stato il dolore, il crollo di tutto quello che era la vostra realtà. Io sento che a qualcuno è proprio crollato il mondo. Che proprio vi è cambiato completamente. Io credo che in questo periodo dobbiate lavorare, mhmm, su quello che è il come rinascere. Normalmente quando arrivano i periodi torre, arrivano sempre per pulire e sono quelle pulizie che da soli non si fa. Quindi arriva l'universo e dice: "Okay, questa cosa qui, questa persona qui, questo lavoro qui, per la tua evoluzione personale, spirituale, non ti serve più, quindi io ti tolgo da lì, volente o nolente."
per la serie o lo fai tu o lo faccio io. Però sento che sono carte in realtà girate al contrario, quindi se qui l'8 di spade normalmente rappresenta quello che è la gabbia mentale, okay, essendo girata al contrario, io per certi versi sento che anche qui, anche quella come l'8 di pentacoli che parla di quello che è la quotidianità, c'è qualche cosa che sta profondamente cambiando. Per qualcuno può trattarsi del lavoro, può trattarsi dello svolgersi della giornata, per qualcun altro può trattarsi del come magari fare le cose, in che ordine fare le cose, ci vediamo, ci sentiamo, piuttosto che sento che è un prendere, come vi posso dire, rendersi conto delle dinamiche mentali che si fanno e imparare a non farsi più tanto manipolare, perché comunque il mago al contrario parla anche di quello, di manipolazione, Quindi per certi versi le gabbie mentali, quando crolla tutto questo, anche le gabbie mentali crollano. Avevate la luna qui, parla di paure, parla di io la luna la sento una carta molto femminile, molto introspettiva, molto legata al lato oscuro dell'emotività. Oscuro non perché sia cattivo, oscuro perché fa male e quindi uno lo caccia in fondo, lo spinge in fondo insomma. E qui sento che stanno rivenendo a galla delle cose, okay? Okay, andiamo a vedere un messaggio in più per le persone in coppia. Cavaliere di Pentacoli, abbiamo la carta dell'Imperatore, la carta dell'Eremita e la carta del 9 di coppe. Diciamo che fino adesso siete quelli che se la passan meglio, tra i single e voi forse la vostra lettura è un po' più rosea. Abbiamo un cavaliere di pentacoli anche qui, come qui, quindi sento che potrebbe fare riferimento a quello che è la vostra persona di interesse e a tutto quello che è la stabilità, Ehm, allora qui posso vederle in 2 modi. Da un lato l'imperatore parla di quello che è la concretezza della vostra relazione, magari nelle intenzioni, magari da un punto di vista proprio pratico, economico, materiale, la casa, la distribuzione, magari avete anche un lavoro insieme, però dall'altro lato c'è l'eremita, quindi l'eremita può essere che o, la relazione vi permetta di guardarvi dentro, oppure potrebbe essere che qualcuno si sente solo all'interno di questa relazione, C'è comunque la carta del 9 di coppe che indica il sogno compiuto, quindi comunque non è che state male, avete tutto quello che potete desiderare, però si tratta qui di, tirare giù anche un po' i veli di cui parla la luna, le proiezioni, anche i single ce l'avevano. Però comunque un buon periodo, cioè nel senso avete l'imperatore, sì probabilmente, se si tratta di questioni economiche, perché comunque il cavaliere di pentacoli, ha un'energia appunto di terra, quindi parla di materialità e anche l'imperatore parla di potere materiale. Sento che magari qualcuno sarà un po', tra virgolette, "costretto" in determinate regole per riuscire a far fronte, ad una situazione economica e finanziaria, qualche coppia intendo. Però non vi preoccupate perché comunque il cavaliere di pentacoli ha un'energia prudente, quindi siete sulla buona strada e inoltre avete anche, la carta del 9 di coppe alla fine della lettura, motivo per cui non vi preoccupate insomma. Bene, allora adesso andiamo a vedere un messaggio per le persone che hanno una relazione diversa dalle prime 2. Uno stato diverso dai primi 2. Okay. Quindi potrebbe essere che siano in separazione, piuttosto che con un rapporto a distanza, piuttosto che in un rapporto clandestino. Andiamo a vedere 4 carte per piacere, grazie. Re di denari, 5 di denari, tanti denari in questa lettura, amici del Toro.
sia per i single, sia per tutti in generale proprio. Allora, il re di denari potrebbe parlare di, appunto, una persona, la vostra persona di interesse, no? Il 5 di denari mi fa pensare subito a quello che potrebbe essere stata una delusione. 7 di spade, la morte e il 2 di coppe. Wow! Che roba interessante, perché comunque qui vedo che c'è stata una delusione. C'è un 7 di spade, quindi anche qui si parla di proiezioni, potrebbero essere le vostre nei confronti dell'altra persona. Credo che qui, questo 5 di denari faccia un po' riferimento a quello che ci si aspetta da parte degli altri. È un po' in quel senso lì che è arrivata la delusione. Se guardiamo questa parte della lettura, vedo le proiezioni e la delusione di qualcuno, okay? La morte c'era anche qui. C'è bisogno di cambiare prospettiva, c'è bisogno di trasformare. C'è bisogno di rigenerare, okay, e guardate che alla fine della lettura avete un 2 di coppe che parla di unione, parla di incontro, parla di accordo. Per molte persone parla proprio di fidanzamento. Quindi potrebbe essere che si vada a quello che è il passo successivo di questa relazione, qualsiasi sia lo stato della vostra relazione, okay? Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli arcangeli, no, da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo davvero a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni, con le iscrizioni, quindi grazie davvero infinite a tutti. Una carta per gli amici del Toro, per piacere, grazie. Esprimi il tuo amore e guardate, ve lo metto qua sotto l'asso di coppe, perché qui sento che è proprio quello di cui voi avete bisogno, aprire il cuore, okay, proprio dare il vostro cuore in modo incondizionato. Vai avanti e compi un gesto romantico, quindi si tratta proprio di quello, magari fate voi il primo passo. E poi abbiamo nuovo amore, wow! Una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti, quindi per qualcuno potrebbe essere questo cavaliere di pentacoli, in effetti qui cambia quello che è la quotidianità, okay, cambiano quelli che erano i pensieri pesanti, i pensieri stressanti, okay, qui rivediamo il cavaliere di pentacoli. Qui potrebbe essere sia la vostra persona di interesse che una persona nuova, perché voi siete in quelle relazioni un po' strane, diciamo. Okay. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.